tratta di Dark Matter Energy! È la quarta nave da guerra Dead Shadow! È l'Arcadia! Buongiorno viaggiatori e bentornati sul tetto dell'Arcadia, anzi più specificatamente voi siete sui pannelli e io sono appoggiato in piedi su una scala, comunque fa niente. Ragazzi, continuiamo sempre come sapete i test a lunga durata e quest'anno, cioè oggi diciamo, andiamo a parlare più nello specifico di quello che è stato dato sul tetto del mio camper inerente alla membrana con i rinforzi della gomma liquida che avete visto diciamo l'anno scorso più o meno in questo periodo intorno a settembre-ottobre. Ora volevo un attimino ripercorrere quello che è stato fatto. Che cosa è stato fatto? Noi abbiamo guainato, chiamiamolo così, tutti i profili esterni del camper dando 2 mani di gomma liquida sopra la membrana della Titan e come finitura finale abbiamo usato uno smalto sintetico. Lo stesso procedimento è stato usato sul tetto, ma non abbiamo messo la gomma liquida se non nei punti critici, cioè se vi ricordate negli oblò, e dopodiché è stato semplicemente spennellato il tutto con un buono smalto sintetico. Io avevo usato uno smalto marino, mi pare la Dural Marine, sempre se non vado errato. Siamo a distanza di un anno. Come si comporta la membrana? Veramente molto bene. Guardate qua il risultato, è veramente molto soddisfacente. Adesso andiamo a vedere però pregi e difetti di questo sistema che io mi ero inventato perché di fatto non esiste, e andiamo a vedere i limiti o dove ad esempio potrebbe essere migliorato. Punto numero 1. Sono contentissimo di aver messo nei punti critici la gomma liquida sotto. Perché? Perché sicuramente per me è veramente un sigillante, anzi un impermeabilizzante veramente esageratamente fantastico e soprattutto molto elastico. Tant'è che, per darvi un'idea, sotto ai miei profili, qui ad esempio questo è il mio oblò, qui vedete ancora un po' il nero della gomma liquida, qui abbiamo tipo 2 o 3 mani con la benda di rinforzo della gomma liquida, sopra c'è la membrana e ancora più sopra c'è lo smalto. Come vedete tutte queste crepettine, perché si formano queste crepettine? Perché semplicemente la gomma liquida ha un'elasticità che arriva al 750%, mentre invece la membrana data sopra arriva al 400%. È chiaro, come voi vi immaginate, che il movimento del camper o comunque il movimento del materiale è diverso. Ecco perché creano queste piccole, diciamo, fessurazioni nella verniciatura. Nel nostro caso non ce ne frega niente, sotto è proprio bello tranquillo. Tenete conto che io il vantaggio più grande di questa procedura fatta è che non me ne frega niente, non controllo proprio più le sigillature. Perché? Perché di fatto non c'è più giunzione tra tetto e pareti. Tetto e pareti sono completamente un blocco unico. Guardate nello specifico. Questa sarebbe stata la giunzione, ok, che io avevo tra la fine del tetto e il profilo del camper, e ancora più sotto arrivavo fino qua. Ora, come vedete, per tutta questa dimensione, quindi qualche centimetro sotto e qualche centimetro sopra, è completamente un blocco unico. Quindi di fatto pensare che qui dentro ci possa essere un'infiltrazione è pressoché impossibile. Svantaggi. Allora, la membrana Titan Data secondo me è un ottimo prodotto, ha 2 svantaggi come ve l'avevo già detto quando l'avevo utilizzata. Una, si stende di merda, nel senso che è veramente complicato, difficile da stendere. C'è stato anche chi l'ha usato nel gruppo, ha avuto risultati ottimi. Io non ho quella pazienza di mettermi lì a tirarlo, quindi è venuto, come vedete, con le righe delle rullate, e questo porta alla prima, diciamo, nota negativa. Essendo così frastagliato, cosa fa? Tende a fermare, chiamiamolo così, un pochino di più lo sporco. Quindi il tetto non lo avremo mai perfettamente bianco, ma avremo sempre queste piccole tracce, rimasugli, chiamiamolo di sporco. Altra cosa importante, non è previsto, perché nella membrana l'acqua block della Titan non è previsto di verniciarla, cioè loro ti dicono è finita così. Concordo, però ho notato che il tetto di un camper, che è comunque sempre al sole, chi l'ha stesa e non l'ha sovraverniciata come ho fatto io, si trova comunque il tetto che quando io appoggio la mano appiccica, d'accordo? Perché è comunque un materiale che tende nel tempo a rimanere morbido. Coprendolo con lo smalto io non faccio nient'altro che dargli un'ulteriore protezione e soprattutto, come vedete, cioè, non ho problemi, non mi rimane attaccato praticamente nulla nelle mani, se non lo sporco che si era già infilato dappertutto. Quindi sì, secondo me è una buona procedura, ma vedremo comunque nell'arco del tempo e degli anni quanto durerà. È già passato più di un anno, non è cambiata di una virgola.
Io già, guarda, se arriviamo a 5-6 anni sono molto contento, perché vuol dire che per 5-6 anni io non mi devo minimamente preoccupare di giunzioni, infiltrazioni, sigilla, no, fatto una volta, non ci guarderai mai più. La mia idea è che duri anche molto di più nel tempo, però vedremo, daremo, tra virgolette, tempo al tempo e vediamo cosa succede. Andiamo a vedere però anche come si comportano i profili, quindi abbiamo visto quelli sul tetto, andiamo giù e guardiamo quelli laterali. Prendiamo per esempio il profilo lato porta, perché in questo momento ci sono più vicino. Come vedete, guardate ragazzi, cerco di portarvi il più vicino possibile. Io, vedete, ho tutto quello che io ho messo, quindi gomma liquida più la membrana, che più o meno mi parte da qui e finisce più o meno qui. Io ho tutto questo blocco, per intenderci, che è un corpo unico, cioè se lo riuscite a vedere il profilo non esiste più, è qui sotto, quindi tutta questa giunzione è completamente coibentata e la finitura a me non dispiace. Attenzione, sempre coperta con lo smalto, perché con lo smalto ho comunque creato una superficie molto lucida, posso lavarla volendo anche col getto dell'idropulitrice e problemi non ne ho. La cosa buona è che basta una buona controllata ovisione, perché può capitare nel tempo ad esempio un piccolo danno da raschiamento. Ve lo faccio vedere, ad esempio, guardate qua. Qui probabilmente ho preso, io siccome quando faccio le mie avventure, vedete, avrò preso un ramo basso, ma qual è il vantaggio? Qui sotto, ok, sotto vedete che c'è il nero, è rimasta la gomma liquida, quindi in questo caso a me cosa è sufficiente fare? Posso togliere quel pezzettino qua, fare una piccola ripresina sempre con la membrana e poi ripassarci con lo smalto, o più semplicemente lo lascio così, non è grave. Vi faccio vedere invece ragazzi anche una cosa importante, la differenza tra sovraverniciare la membrana con lo smalto e non farlo. Io mi ero lasciato apposta, guardate, questo pezzettino di angolo, d'accordo? Questo pezzettino di angolo più o meno comincia da qui e finisce qui, dove non è coperto, vedete, dallo smalto. Il mio camper è un piccolo test vivente e quindi vado sempre dritto a fare i miei test. Guardate dopo un anno come è cambiato anche solo la colorazione. Se io lo spingo con le dita, questo è un materiale leggermente appiccicoso, infatti vedete che trattiene molto di più lo sporco, non si è minimamente, attenzione, deteriorato, quindi quello che dice la casa costruttrice della serie puoi anche non verniciarlo è corretto. Però per una buona finitura o comunque per i lavaggi che posso andare a fare dopo nel camper, secondo me è migliore, perché altrimenti vi trovereste tutto il tetto in queste condizioni, d'accordo? Invece, come guardate il resto del profilo, da dove inizia sotto e dove riprende sopra, io non ho questo problema, perché lo smalto mi crea oltre un'ulteriore protezione, anche perché è un protettivo proprio per i raggi UV. Di conseguenza diciamo che tutto quello che c'è sotto lo smalto subisce molto meno il deterioramento del tempo. Come visto, un limite ad esempio di questa membrana non è un antigraffio, ricordate quello che vi ho fatto vedere prima, quindi vuol dire che se voi prendete, ora io sono veramente un animale, me ne rendo conto, mi infilo in posti dove con un mansardato non sarebbe il caso, ma io mi ci infilo lo stesso, quindi chiaramente se io prendo un ramo con delle spunte abbastanza impegnative potrebbe fare questo, cioè sollevarmi leggermente quel pezzo di membrana. Per quello ritengo utile almeno ogni 6 mesi, un anno, fare un'ispezione, cioè un'ispezione dove mi rendo conto se c'è qualcosa che devo migliorare o meno inerente a quello che io ho già steso della membrana. Del resto io personalmente sono molto soddisfatto del lavoro fatto, cioè mi ha comunque permesso di poter andare in giro a qualunque temperatura, con qualunque tempo, veramente fregandomene di tutto e di tutti, perché non avevo quel tipo di problema. Il costo è stato veramente irrisorio, perché mi sembra che non credo fossimo arrivati a 150-170 euro, adesso vi metto magari il link, qua erano 4 video che facevano vedere tutta la procedura, però è una buona soluzione. Al momento può essere una buona soluzione se uno vuole una membrana. Un discorso diciamo, spendiamo un attimo di parole sul discorso membrana. Non è poi così fondamentale avere una membrana completamente impermeabilizzante su tutto il tetto, d'accordo? Il mio concetto non era solo impermeabilizzare, perché una volta che io ho impermeabilizzato i punti giusti, quindi i profili, gli oblò, i camini, il tetto è il tetto, cioè se non si buca non ci sono problemi. Però stendendo comunque una membrana di 1 millimetro, 1,5 millimetri di spessore, io ho fatto due cose. Uno, ho aumentato la coibentazione, me ne accorgo perché all'interno del camper io sento un calore diverso, cioè qualche grado in meno ce l'ho e non è poco. Secondo, che è un'altra cosa fondamentale, mi crea comunque
un minimo di cuscino. Ricordate quella fantastica grandinata presa che ho ancora il vetro della mansarda da riparare? Ecco, tutti i punti dove non era presente la membrana ci sono dei bozzi così, dove è presente la membrana c'è un paio di avvallamenti dove sono scesi le noci di cocco più grosse. Ora vedetela come volete ragazzi, però a me ha salvato comunque il tetto, tutto sommato non è stato male. Ragazzi, anche in questo caso andremo avanti con i test, ci rivediamo l'anno prossimo e vediamo come stanno i nostri profili e la nostra membrana. Alla prossima!